Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2025. Ok. Abbiamo il diavolo, amici dei pesci, che può essere positivo o negativo. Se fosse, diciamo, negativo, può riguardare qualche situazione, mi viene da dire un po' soffocante, un po' costringente, mentre se fosse la sua versione positivo, parla di potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione c'è il link per la promozione di giugno, per il workshop di luglio dove vi insegnerò a fare una stesa specifica, un identikit specifico su una persona che potrebbe arrivare nella vostra vita. E sempre nella descrizione, ragazzi, trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, cominciamo subito con una torre e con il 4 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli, 7 di coppe, asso di bastoni, la forza e la giustizia. Beh, beh, diciamo che iniziando con la torre, finire con la giustizia non è male. Allora ragazzi, partiamo, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi dopo farò i vari esempi con occupati, disoccupati, lavoratori autonomi, finanza, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questa torre, andiamo a vedere un pochettino, abbiamo un 3 di bastoni, e il mondo. Ragazzi, potrebbe esserci un progetto che debba essere destrutturato o ristrutturato. Essendoci il mondo, non nego che per qualcuno potrebbe essere arrivata alla fine di questo progetto, perché la torre di solito parla di una brusca caduta dei giochi. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 5 di bastoni e 8 di spade. 4 di bastoni di per sé è una carta che parla di stabilità, ma vedendo queste due carte qua sotto, siccome qui abbiamo 4 di bastoni, 4 di pentacoli, io ho l'idea che questa stabilità sia un po' apparente. Cioè, c'è la stabilità, non è che non ci sia, ma è come se non riuscisse ad espandervi con questo 8 di spade. L'8 di spade è una carta che parla di vittimismo, è una carta che parla di qualcuno che non si sente libero di agire e qui rivede un pochettino l'energia del diavolo e qualcuno che è lì fermo fondamentalmente e mi ritorna un po' anche il significato del 4 di pentacoli che parla di staticità, di protezione, abbiamo un 7 di spade e un 4 di pentacoli nuovamente. Ragazzi, non mi ero accorta che qua non si vede una cippa-lippa. Ok, così un po' meglio, non c'è il riflesso. Ok.
Ragazzi, 7 di spade e 4 di pentacoli. Vado a vedere sto 7 di spade. Asso di pentacoli e la luna. Potrebbe esserci qualche paura legata al passato, ragazzi, che riaffiora nel prossimo semestre e che vi farà, mi viene da dire, chiudervi anche un po'. Guardate, la rappresentazione in questo mazzo è bellissima del 4 di Pentacoli. Vedete quanti lucchetti e serrature ci sono in questa porta? È come proprio un'iperprotezione. O avete paura che qualcuno vi freghi il denaro, che vi freghi l'idea, che vi freghi punto. Ma avete l'otto di spade, quindi secondo me può esserci più una vostra, e anche la luna che è una carta di proiezioni, e anche il sette di coppe che è una carta di proiezione, potrebbe esserci più la proiezione di un potenziale furto più che... Scusate, queste erano qua. E potrebbe essere un... Guardate, è vero che sono 2 4 di pentacoli, ma essendoci la luna, ho come l'idea che potrebbe esserci paura che qualcuno vi rubi delle idee, dei sogni. Rubare i sogni che cosa vuol dire, diciamo, in termini un po' allegorici? Quando vi faccio un esempio come un altro, e non è detto che sia questo il vostro caso, però quando io ho un sogno, ipotesi, e inizio a frequentare una persona e inizio a star dietro la relazione e inizio a costruire una relazione e lascio indietro il mio sogno. Non è che l'altra persona mi abbia detto abbandona il tuo sogno, ma è la mia energia che è stata redirezionata nei confronti della relazione e questo sogno è rimasto lì in stand-by. Rubare i sogni nel senso che se con questa persona ci passate 20 anni, 30 anni, può essere che vi abbia rubato il sogno di, non lo so, studiare qualche cosa in giovane età, che poi è relativo perché non è mai troppo tardi per iniziare niente. E in effetti avete anche un asso di pentacoli che ci parla proprio di nuovi inizi. Di solito sono inizi di tipo concreto. Andiamo a vedere il 7 di coppe. O che vi state raccontando voi delle... Sì, può anche essere, perché effettivamente avete la luna. Può essere che qualcuno di voi si stia raccontando delle storie, delle bugie per non cominciare qualche cosa, cioè 4 di bastoni, zona di comfort, 4 di pentacoli, zona di comfort. E qui c'è come una lotta interna per uscire da questa zona di comfort. Qualcuno vorrebbe raggiungere qualche tipo di, mi viene da dire sogno, con questa luna. Però andiamo a vedere 7 di coppe che parla di proiezioni. Ok, asso di spade e 10 di coppe, c'è come la voglia di comunicare le vostre idee, le vostre soluzioni, le vostre aspettative, le vostre verità, la vostra idea di compimento. È come se voleste effettivamente raggiungere un certo livello, mi viene da dire, ma ci sia come la paura di uscire dalla vostra zona. Magari avete paura di non essere in grado, avete paura di non essere all'altezza. Ci sono X paure che vi detengono, che vi detengono, non lo so se in italiano, e che vi trattengono. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 2 di bastoni, asso di coppe e 2 di pentacoli. 2, 2, 1, 1. L'asso di bastoni, e visto che avete anche un asso di coppe, io lo sento veramente come l'inizio, un impulso. Avete 3 assi tra l'altro qua, 4 c'è anche, avete tutti e 4 gli assi ragazzi, avete il mondo, quindi qualsiasi cosa rappresenti per voi la torre, qualsiasi cosa sia accaduta o stia per cadere, perché vi ricordo che questo è il prossimo semestre e qualcuno potrebbe trovarsi, prendete sempre quello che dico con le pinze, però è come se a un certo punto vi trovaste senza niente e da lì
vi trasformerete nel mago. Il mago è l'alchimista, colui che prende il piombo, l'energia pesante e le trasforma in oro, in energia preziosa. Ok? Normalmente quando ci sono i momenti torre, per qualcuno potrebbero coincidere con il risveglio spirituale, E da qui questo nuovo inizio a 4 livelli, cioè su 4 livelli: emotivo, mentale, fisico, pratico, ma anche comportamentale. Andiamo a vedere questa forza. Eccolo qua, diavolo. Ce l'ho, ragazzi, voi vi sentite incastrati in qualche tipo di situazione o nella situazione che andrete a vivere perché è come se vi aspettaste che qualcuno vi aiutasse a uscire da qualcosa, dalla zona di comfort, mi viene a dire, da questa staticità, da questa fermezza, però avendo tutti e quattro gli assi è vostro il compito di iniziare a livello emotivo, aprire il cuore, innamorarvi della vita, mi viene da dire, o di quelli che sono i vostri progetti, o di voi stessi, del vostro potenziale, che probabilmente qua con questo diavolo, questa torre, insomma, potreste non vedere. Dovete ricominciare a pensare in modo diverso, ad agire in modo diverso e concretizzare qualche cosa di nuovo. Proprio c'è un inizio su 4 livelli. Andiamo a vedere la giustizia, ragazzi, io la sento positivissima. Averla a fine lettura con una torre a inizio lettura mi parla di qualche cosa che vi danno. La carta della giustizia rappresenta la legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Adesso andiamo a vederla. Morte e 2 di coppe. Allora, tenete presente che la giustizia fa anche riferimento a dei contratti e qui ci potrebbe essere come la chiusura di un vecchio capitolo. Se per caso ci sono delle collaborazioni, che sono quelle di cui parlavo all'inizio, ehm, che andrete via via decidendo di chiudere, io sento che prima è come se ci fosse un fatto, poi piano piano questo fatto vi farà reagire, inizierete a pensare a come muovervi. Dovrete farlo da soli, dovrete trovare la vostra forza da soli perché nessuno vi verrà in aiuto e non è giusto che qualcuno vi venga in aiuto. Bisogna che impariamo a essere autosufficienti perché le persone su cui ci appoggiamo potrebbero non esserci più un bel giorno. Quindi è giusto imparare la propria autonomia, tirarci su da soli, rialzarci da soli fondamentalmente. Però vi dico che è facile che con la carta della giustizia arrivi quello che stavate aspettando. Qua si chiude come un capitolo, ragazzi. È come se queste collaborazioni, che potrebbero essere così minate a inizio periodo, a fine periodo sarà come presa la decisione di o cambiare il tipo di contratto o fare un nuovo contratto, ridefinire magari i ruoli. C'è come una regolarizzazione comunque. Allora, partiamo da chi è senza lavoro. Ragazzi, avete assi da tutte le parti, avete la carta della giustizia e io sono sicura che qualche lavoro inizierà. Vabbè, sicuro è morto, però vedendo le carte, vedendo le energie, ci sono buonissime probabilità che inizi qualche cosa di nuovo. Ora, mi viene da dire, fate attenzione agli illeciti, mm? Perché avete 7 di spade, perché avete il diavolo e perché c'è la giustizia. Quindi la giustizia parla di contratti e di firme. Nel caso dobbiate firmare qualche cosa, fate attenzione perché c'è un 7 di spade che comunque è in agguato. C'è qualcuno che potrebbe cercare di fregarvi, rubarvi dei soldi, rubarvi le idee, rubarvi la piazza, rubarvi il primato, mi dicono. Quindi, insomma, fate attenzione, piuttosto fatevi aiutare da un consulente che qua non vedo in realtà.
però se proprio siete in difficoltà, un consulente esterno, insomma, vi può dare qualche dritta. Sento che non sarà esattamente il lavoro dei vostri sogni, perlomeno è un lavoro degno, è un lavoro, diciamo, decente, però potreste o potrete aspirare a di più avanti. Secondo me è un periodo dove vi dovrete fare tipo le ossa. Per chi invece è occupato, dunque, non andrà proprio tutto liscissimo, ragazzi. Devo dire che secondo me ci saranno parecchi temi che vi preoccuperanno, ma tenete presente che tutto dipende dal vostro modo di vedere le cose. Qui avete due carte di proiezione e un 8 di spade. È vero che c'è anche questo 7 di spade, quindi potrebbe esserci qualcuno che in qualche modo vi circuisce, però è anche vero che voi non vedete altre alternative, cioè non bisogna mai fidarsi di quello che dicono gli altri, perché la conoscenza espande la coscienza, perché se io conosco quali sono le leggi, non devo fidarmi di qualcuno che mi dice magari le cose sbagliate. Facciamo finta che non voglia fregarmi, ma che sia solo ignorante in materia, cioè che ignori anche lui o lei la materia, vi dà le informazioni sbagliate. Se invece voi stessi le conoscete, non vi fate fregare, nessuno ve la può venire a raccontare, insomma. E tutto sommato, ragazzi, comunque devo dire che potrebbe esserci un nuovo incarico o nuove aspirazioni. Vi dirò, se state decidendo di cambiare, è facile che sì, ci sia questo cambio e che sì, arrivi questo nuovo contratto. Per chi invece è autonomo, allora, fate attenzione a... c'è qualche concorrente sleale lì vicino a voi, soprattutto se vi chiedono delle collaborazioni o se stavate già collaborando, aprite bene gli occhi perché qualcuno vicino a voi potrebbe non essere così limpido e cristallino come si è venduto o venduta. Quindi fate attenzione, soprattutto se ci sono soldi in mezzo, se dovete acquistare immobili per lavorare, non so, il magazzino per ampliare la ditta, per esempio. Ecco, fate attenzione a cosa firmate, fatevi consultare, fatevi aiutare da un consulente, da un legale, perché comunque abbiamo la giustizia dei contratti, firmerete. Se non è proprio un contratto ufficiale, può anche essere un contratto ufficioso, cioè qualche cosa di scritto che dice io mi occupo di questo, tu ti occupi di questo, questa è la mia percentuale di guadagno e questa è la tua. Cercate sempre di fare le cose in equilibrio e non solo a livello di ruoli o a livello di soldi, anche proprio a livello di tempo. Tot ore le dedico io e tot ore le dedichi tu, soprattutto se collaborate, anche se vi dico che secondo me questa collaborazione è un po' traballante. Per quello che riguarda il lato economico, come vi ho detto, fate attenzione, soprattutto se volete investire, se state cercando di fare nuovi investimenti, iniziate con una somma che fa ridere, perché dovete non testare l'investimento, ma testare la persona che vi propone l'investimento. Non vi nego, ragazzi, che avete due volte il diavolo, il sette di spade, insomma, ci sono carte un po' così, quindi prendete le dovute precauzioni. Per quello che riguarda invece gli investimenti, non è un periodo semplice neanche per gli investimenti, ragazzi. Io non vi consiglio di acquisire immobili in questo periodo. Venderli sì, però acquistarli, non lo so, o fate attenzione bene bene a cosa firmate, alle clausole che ci sono, però insomma, se potete aspettare, anche lì testate il compratore o il venditore, meglio il venditore, il compratore insomma, però se per caso dovete fare degli acquisti, controllate una volta o due in più rispetto alla norma. Ok, andiamo a vedere qualche... Ah no, aspettate, i progetti. Allora, devo dire che progetti
potenziali potrebbero nascerne diversi. Quello che vi consigliano è di studiare questi progetti o di organizzare questi progetti in modo che siano per il più alto bene di tutti. Cioè che non sia solo vostro il guadagno, ma che ipotesi anche le altre persone possono guadagnarci o i vostri colleghi, i vostri collaboratori, i vostri soci. Cioè, più pensate in grande e più grande è quello che arriva. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, rompi con le abitudini negative. La lezione di oggi, sii cosciente di una pratica negativa che mina il tuo potere e tratta di cambiare questa situazione e tenta di cambiare questa situazione. Potrebbe essere un pensiero negativo, mangiare in eccesso o arrivare sempre tardi. L'obiettivo: riconosci o riconoscere che cambiare o liberarsi di abitudini improduttive può supponere uno sforzo, una sfida e essere anche sgradevole, però che è essenziale che tu lo faccia. Rompere con le abitudini negative, c'è qualche cosa qua che bisogna rompere. E difatti anche il mondo mi parla della chiusura di qualche ciclo, no? Può essere, ragazzi, con la scusa che c'è il diavolo, può essere qualche vizio, qualche, sì, brutta abitudine alimentare, tipo mangiare tanto fuori pasto, imbottirsi di, non lo so, carboidrati, può essere lo svegliarsi tardi, andare a dormire tardi, può essere qualsiasi cosa, eh? Comunque parla di qualche cosa che non è sano. Dicembre, precipitazione. Diciamo che effettivamente qui concludiamo con la morte, però secondo me è il fatto che le cose vanno tipo come devono andare, no? C'è un qualche tipo di questione che all'inizio vi ho detto poteva essere una collaborazione, poteva essere insomma, è come se ci fosse qualche cosa che piano piano va scemando e a dicembre credo che si riregolarizzi, per qualcuno potrebbe concludersi, considerato che abbiamo la morte, o trasformarsi, cioè magari è un nuovo contratto con nuove regole. Amici dei pesci, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, scrivetemelo comunque nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. E diversamente potete anche fare lo stesso lavoro abbonandovi al canale. La sezione degli abbonamenti prevede sì il lavoro sulle credenze limitanti e poi ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina. Sono 4 playlist numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché magari ci sono dei temi che tratto nella playlist 3 che danno per scontato che voi abbiate visto la playlist 1, solo per quello. È come se fosse una scuola e quindi certe cose vanno imparate poco per volta. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi vi consiglio di accedere da un altro telefonino oppure direttamente dal computer. Detto questo ragazzi, io vi auguro un secondo semestre splendido, ricco di frutti. Vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!